Ce lo prendiamo l'impegno, Giulio? Ce lo prendiamo The Pledge? Sì, esatto. Sì, ce lo prendiamo. È una battuta di livello infimo. Infimo. Sì, perché questi diffusori Davis Acoustics si chiamano per l'appunto The Pledge e sono un altro diffusore che io ho trovato interessante e che quindi ho chiesto in prova durante il Roma ai Fidelity. Mentre io lavoravo, tu giocherellavi. No, facciamo il contrario, io lavoravo e tu giocavi con i Pink Floyd. Beh, giocavo con i Pink Floyd, Sì. insomma. Io scarpinavo e tu giocavi. Ecco. Comunque, diffusore della francese Davis Acoustics che noi recensiamo, accogliamo nel nostro canale, direi per la terza volta. Bravo, per la terza volta. Ti ricordi quelle che mi piacquero tanto? Le Olympia Master 35, bellissime case. Faccio il gradasso, ma non me lo ricordavo, mi è tornato ce lo siamo detto pochi minuti fa. E poi delle carinissime, si chiamavano, quello l'abbiamo segnato, Ariane 1, che abbiamo provato per un microimpianto economico che avevamo proposto con un amplificatore SMSL con tanto di tweaking del condensatore sul tweeter. Sì. Insomma, diciamo che questo marchio Davis Acoustics, marchio francese, parigino, esatto, o più o meno parigino, ci sta molto simpatico. Ma non dire troppe cose, scusa, www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, tra poco per la lunga e interessante descrizione. Ciao! Ciao! Allora Giulio, Visan, chi è Visan? Allora, il titolare dell'azienda, fondamentalmente familiare, fondata dal padre Michel, che ormai ci ha lasciato da qualche anno, e continuata, diciamo, nella gestione dal figlio Olivier. Azienda che inizia la sua attività, il suo percorso con dei kit. Sì. Quindi le prime Davis venivano offerte fondamentalmente agli autocostruttori e l'azienda comunque ancora oggi ha un notevolissimo catalogo di altoparlanti sfusi, quindi diciamo componenti da utilizzare, varie linee e molto dal punto di vista tecnologico molto avanzati, quindi con grande attività di ricerca sui materiali e sulle configurazioni di questi altoparlanti. Insomma, è un'azienda che fa effettivamente innovazione. Poi ci sono diverse linee di prodotti finiti. Ecco, sul sito una cosa che mi è piaciuta molto e interessante, ci sono anche alcuni PDF con dei progetti finiti, sì. Tra l'altro interessanti, particolari, non il classico bookshelf o il classico diffusore da pavimento, ma bensì delle cose un po' più articolate, ovviamente basate sugli altoparlanti che fa la Davis. Allora, un fuoco importante è proprio questo, cioè la differenza che c'è tra un'azienda che si produce gli altoparlanti in casa piuttosto che una che li compra. Dice, è facile, è banale quello che dici, è vero, però io che ho avuto più di una volta l'esperienza con aziende che gli altoparlanti se li fanno, hanno ovviamente una capacità di poter scegliersi i parametri, di poter scegliere gli altoparlanti, di poter proprio cucire su misura esattamente quello che gli serve, che chiaramente un'azienda che invece li deve comprare da qualcun altro non ha, e quindi si parte già con una marcia diversa. Dimmi. No, che poi la cosa che mi colpisce sempre è che forse perché c'è una sorta di come dire, piccolo complesso di inferiorità, no? Sì. Chi non se li fa gli altoparlanti, certo. Però c'è sempre scritto altoparlanti costruiti su nostra specifica da Tizio, da Caio. Esatto. E poi mi sono sempre chiesto appunto quanto queste aziende costruttrici degli altoparlanti rispondano a queste richieste di fare qualche cosa su specifica, forse sì, forse no, non lo so, lo ignoro. Ma c'è sicuramente un'enorme differenza tra chi altoparlanti se li costruisce in casa. Io ho avuto una certa esperienza con Bowers & Wilkins e ho visto con i miei occhi che cosa vuol dire costruire un altoparlante secondo il pensiero del progettista di quel momento. Non c'è paragone, no? No. A proposito di Bowers & Wilkins e di
Davis. Dice: perché fai questo parallelo? E lo faccio perché la Davis continua a utilizzare il Kevlar, cosa che invece la BMW ha abbandonato, forse anche per questioni di marketing, perché questo giallo era diventato... il Kevlar è un materiale estremamente interessante per gli altoparlanti. Quello che invece è molto interessante, secondo me, è il tweeter, che contrariamente ai miliardi di tweeter a cupola che abbiamo visto, questo è un tweeter a cono, con ogiva rifasatrice al centro. È un componente effettivamente molto sofisticato. Mi pare che nelle specifiche c'è scritto da quanto è? 2 centimetri. Da 2 centimetri, ok. Come potete vedere chiaramente qui stiamo parlando di un 3 vie, quindi tweeter, midrange e woofer, e un diffusore che lavora in bass reflex, e infatti qui dietro c'è il condotto di accordo e lo state vedendo in sovraimpressione in questo momento. Ovviamente con un volume piuttosto importante, tanto che scende fino a 40 Hz circa, quindi la FB, la frequenza di accordo del condotto bass reflex è 40 Hz. Notare come si riesca, a arrivare a 40 Hz con un woofer relativamente piccolo, proprio perché il mobile è molto grande e quindi il mobile è alto 1 metro. Esatto. Il mobile è alto 1 metro. Un dato interessante è la sensibilità, quindi il parametro dell'efficienza, che è di 91 dB. Che è un parametro piuttosto alto. È un parametro piuttosto alto che non pone particolari problematiche nell'accoppiamento con l'amplificatore, che però certo non può essere un amplificatore da 10 watt, da 15 watt, insomma, deve essere un amplificatore un pochettino più prestante, muscoloso. Noi abbiamo fatto diverse prove e abbiamo utilizzato il Canor che avete visto ultimamente, abbiamo utilizzato l'Hi-Fi Rose 280, e poi adesso le riprese, in questo momento stiamo andando con un audio analog Maestro 2.0 che, data la sua potenza, le sta facendo letteralmente volare. Questo. Giulio, vorrei che tu ti soffermassi, visto il tuo background. Prego. Da quanto è il woofer? Da 16? 17. Il midrange? Il midrange sarà 13. Esatto. Il Twitter, te l'ho già detto, 2 centimetri. Mi interroga. Esatto. Vogliamo chiudere, scusa, la finiamo. Gli incroci che qualcuno ogni tanto ci richiede sono 400 Hz e 4000 Hz. Però torno a bomba a quello che ti volevo chiedere. Nella tua veste di architetto, come giudichi questa estetica che personalmente non mi fa strappare quei pochi capelli che mi rimangono? Allora, il diffusore The Pledge appartiene a una linea di diffusori che sono i diffusori top dell'azienda, che sono caratterizzati da un look che loro definiscono neo-vintage. Ora, questa definizione a me francamente lascia un tantinello perplesso, e sono caratterizzati, lo state vedendo, da questo taglio obliquo che separa la parte verniciata in nero dalla parte in legno che è disponibile sia questo qui chiaro, ma anche una versione più scura. La top di gamma, che mi sembra si chiami The Wall, è un diffusore molto strano, lo state vedendo in sovraimpressione, è molto largo, piuttosto alto, ma poco profondo. Quindi facilissimo da mettere in considerazione. Ecco, siamo con un fattore di forma francamente piuttosto inconsueto. Questa qui, dal punto di vista delle dimensioni, è una torre più o meno con delle proporzioni classiche. Certo, l'abbiamo detto, non è esattamente piccolina perché appunto è alta 1 metro, quindi insomma è abbastanza ingombrante. È larga 20, insomma. Certo, questa faccenda di questo taglio così certo fa sì che non passino inosservate in ambiente, e onestamente io non mi sarei sentito di darle una connotazione neo-vintage, perché insomma di vintage l'aggettivo vintage a me evoca altri
altri tipi di design. Sì, forse il top di gamma potrebbe essere definito più vintage perché negli anni 70 andavano queste casse più larghe, più strette. Vabbè, comunque. Scusatemi, mi correggo, la gamma si chiama Heritage, però il look appunto viene definito neo-vintage. Gli altri due modelli si chiamano The Wall e The Stage, quindi ognuna ha questo nome particolare, The Wall, The Stage e The Pledge. Va bene, allora Giulio, sventriamo e poi ascoltiamo, che dici? Sì, Siamo lì, io ho già lungamente ascoltato. No, anch'io, a me sono con soddisfazione, ma con pazienza, tra poco arriviamo. Ciao. Ciao. Giulio, guarda, io vorrei che tu ti concentrassi prima di tutto su una cosa che non c'entra niente col tecnico. Gli occhiali, no? No, gli occhiali, questa rifinitura nera che al tatto sembra quasi una rifinitura professionale, vedi, è goffrata, direi. Goffrata, sì. Giusto? Con questa linea che separa la parte lignea, ma come parlo bene, dalla parte verniciata. Allora, devo dire che la realizzazione è impeccabile. Sì. È il principio di design che mi lascia un po' più freddo, sì, ma comunque dal punto di vista realizzativo assolutamente impeccabile. Come loro recitano sempre, le casse sono fatte a mano e sono cablate a mano e ci tengono particolarmente a dire che usano cavi diversi secondo gli altoparlanti. E infatti, Giulio, possiamo vedere che una sezione molto grossa è utilizzata per il woofer, poi dei cavi twistati sono usati per il midrange e per il tweeter di sezioni diverse. Infatti il midrange ha una sezione che forse mid 0,75 potrebbe essere, questo è 0,25, 0,30, sì, molto molto sottile. Saranno contentissimi i nostri follower che criticano le connessioni Faston, perché queste infatti sono saldati, sono tutti saldati. Sì, lo possiamo far vedere anche sul woofer per cortesia. Certo, eccolo qua. Saldata. Stessa identica cosa, ovviamente sul Twitter, ma vorrei che tu ti concentrassi prima degli altoparlanti sul filtro. Ne facciamo vedere solo una parte, perché anche in questo caso loro fanno cablaggio esclusivamente in aria fatto a mano. Possiamo vedere là in fondo le due grosse bobine, scusate, che stanno sul woofer. Ok? Sì. Poi lì c'è una resistenza fusibile là in fondo, che sicuramente è sul Twitter, e questo ve lo dico perché vedo la sezione del cavo, e poi si vede appena, non lo so se tu lo riesci a inquadrare, forse facendo così ci riesci, eccolo lì, il condensatore sul Twitter. Devi togliere la manona però. Forse lì si vede, eccolo lì, il condensatore sul Twitter. E sopra quella è la bobina col condensatore sotto che fa la parte del midrange. Comunque non fa uso di PCB? No, assolutamente, e ci sono questi lastre di MDF, sì, dove sono incollati i componenti del crossover. Interessante vedere che i due fili che sono dedicati al tweeter e al midrange entrano, lo vedete chiaramente, all'interno di quella, diciamo, di quel setto di irrigidimento trasversale che attraversa tutto il diffusore, che però, oltre a svolgere la funzione di setto di irrigidimento, va a costruire una camera separata che genera il volume all'interno del quale lavorano il tweeter e il midrange. Certo. Vogliamo vedere gli altoparlanti? Allora, prima di tutto il tweeter, che è lavorata con questi rinforzi radiali, scusami, ogiva rifasatrice centrale, e questo che non credo sia carta, perché al tatto mi sembra più un materiale che va verso
Sì. il Kevlar, il carbonio. Poi c'è una spugnetta dietro l'ogiva rifasatrice, vedi? Sì, sì. Eccola qua, lo sto inquadrando per bene. Riesci a girarlo? Facciamo Sì, sì, vedere. doppio magnete. Eccolo qua. Eh sì. Molto bello. Molto bello, molto grande, sì. Ok, andiamo adesso sul mid. Il mid, guardiamolo prima da qui, perché possiamo vedere ogiva rifasatrice e la membrana, e vedete che la sospensione passa attorno. Si vede, no? Sì, sì, sì. Ha una escursione, direi, ragguardevole per essere un midrange. Lo giriamo dall'altra parte, eccolo qua, e notiamo prima di tutto queste razze del cestello in alluminio che hanno una forma adatta ad evitare le riflessioni vicine che sono causa di distorsione. Possiamo vedere l'equipaggio mobile, lo riesci a inquadrare? Sì, sì, Eccolo qua. perfettamente. Sì. È veramente un bel componente questo. Mm-mm. Ok. Ok, anche in questo caso c'è il foro di ventilazione, qui c'è. Eccolo qui. Concludiamo con Con il woofer, il woofer. che ha lo stesso disegno del cestello che abbiamo già visto per il midrange, sono abbastanza simili e in questo caso ci sono abbondanti fori di ventilazione, una bobina mobile molto grande e con una escursione estremamente generosa e grosso foro di ventilazione, chiaramente. Finiamo magari nel far vedere dietro il pannello con i due binding post per l'ingresso, con i cavi. Questi teoricamente potrebbe essere predisposto per il B-wiring, perché questo va al filtro del woofer e questo va al filtro del mid e del tweeter. Quindi sarebbero facilmente sdoppiati. Sì, sarebbero facilmente sdoppiabili, e qui vediamo i due connettori VBT style. VBT style. Forse sono pure VBT, non lo so. Non lo so, però non c'è scritto, normalmente VBT Ok. c'è scritto, e qui c'è il pannello posteriore Con tutti i dati di Esatto. carga. Il tubo di accordo è effettivamente piuttosto grande. Sì, piuttosto grande. Un diffusore particolare, si vede che è fatto a mano, ma è fatto con una cura nei particolari, nei dettagli, e dietro c'è un pensiero. Questo è quello che ho apprezzato. L'ascolto sarà davvero piacevole. Ciao. Ciao. Allora, ci stiamo rilassando Sì. dopo una faticosissima sessione d'ascolto. No, è faticosa, cari amici, perché le casse, soprattutto queste, sono pesanti. Gli amplificatori togli e metti non ci scherzano. Tra l'altro lo strumento 2.0 credo che arrivi e superi i 50 kg. Sì. Ecco, quindi ci siamo dati parecchio da fare. Non abbiamo bisogno di andare in palestra. No, ma poi c'è un altro aspetto che Sì. secondo me è fondamentale, è che per fare queste cose bisogna essere molto concentrati. È vero. Cioè, se uno si distrae, sì, ascolti un po' di musica di sottofondo, ma insomma, francamente ne capisci poco di quello che è il diffusore o l'apparecchio che Ma stai infatti, testando. dopo un video ci mettiamo parecchie ore a girare, poi io sono stanco. Sì. Non lo so tu, non lo so se interessa ai nostri follower, ma insomma. No, anche perché è poi faticoso. il girare il video è il terminale di un percorso abbastanza lungo che poi, secondo me, prima o poi potremmo anche provare a documentare, Sì, sarebbe esatto, carino, sì, no? C'è sì. tutta la filiera, tutto il percorso, perché poi questi prodotti arrivano, vengono sballati, vengono studiati, vengono ascoltati con diversi amplificatori, o se è un diffusore oppure l'amplificatore con altri diffusori, insomma vengono fatte differenti prove e poi alla fine si decide un po' come strutturare il video, però insomma il girato è il terminale di un Sì. processo No, abbastanza lungo. Questo magari pure per sottolineare a qualcuno che ci critica che venisse lui magari a imballare e sballare le casse pesanti, giusto così per. Sì. Ecco, va bene. Allora,
Però parliamo di queste... Parliamo di queste The Pledge, allora, che noi abbiamo provato, tutto il preambolo era un po' relativo a questo fatto, Esatto. con 3 amplificatori. Esatto. Il Maestro 2.0 che avete visto nelle immagini del girato, audio analog, con il Canor Virtus i3 che avrete visto anche lui spesso negli ultimi mesi con diciamo diversi altri apparecchi, e poi con il Rose RA280. Quindi sono 3 amplificatori di fasce di prezzo sicuramente diverse. 3.000 circa, 6.000 e 16.005, 17 forse, e quindi evidentemente con caratteristiche molto diverse. Però ci premeva capire, insomma, se questi diffusori, che lo ricordiamo costano 5.490, 5,5, fossero dei diffusori che insomma in qualche maniera erano in grado di evidenziare le differenze dei vari amplificatori, cosa che sono riusciti a fare in maniera incontrovertibile. Sì, incontrovertibile. Devo dire tra l'altro che si discostano molto questi diffusori dalla concorrenza in generale grazie a delle tecnologie, dei modi di costruire, anche una presentazione estetica completamente diversa rispetto a quello che è il mondo attuale delle casse acustiche. Senza dubbio con il Maestro 2.0 hanno potuto tirare fuori delle caratteristiche. Ci ho sentito la Bamba Jazz Variation dove ci sono dei passaggi estremamente bassi e con delle percussioni, e lì il basso era proprio, aveva un grande corpo e soprattutto un grandissimo respiro, quindi da una parte c'era l'amplificatore che controllava bene, ma altrettanto c'era il progetto della cassa dietro che è un progetto estremamente valido, perché altrimenti certi piccoli micro dettagli, soprattutto sul basso, te li perdi, perché quel brano io l'ho sentito con centinaia di diffusori e amplificatori diversi e lo conosco perfettamente. Vai. C'è anche un altro discorso che mi preme fare, ad esempio con l'Hi-Fi Rose questi diffusori hanno tirato fuori una certa, secondo me, asprezza, la definirei così, o forse una gamma media all'incrocio col medio alto un po' rigido, privo di quel calore, di quell'organicità che io normalmente vado cercando. E con il Canor invece forse, magari complice la circuitazione particolare di quell'amplificatore, tendono un pochettino più al calore. Però ecco, una cosa che mi preme dire è che molto spesso, io direi praticamente quotidianamente, a noi ci arrivano mail che voi ci inviate dove ci dite: va bene l'accoppiamento diffusore A ed amplificatore B? Noi o non rispondiamo, e di questo ci scusiamo perché siete tantissimi, ci piacerebbe rispondere a tutti, oppure quando riusciamo a rispondervi spesso vi dobbiamo scrivere: non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché, ve lo assicuriamo, la risposta di queste Davis Acoustics The Pledge con i 3 amplificatori che gli abbiamo abbinato sono state, non dico inaspettate, ma diverse da quello che poteva essere l'idea che uno si era fatto. E quindi sono tutte cose che vanno provate. E poi permettimi una cosa, Giulio. Molti dicono: ah, ma chi ce lo fa fare di spendere tutti questi soldi per un'amplificazione? Noi stiamo descrivendo un po' la fotografia della differenza che c'è tra un amplificatore da 3.000 euro, uno da 6.000 e uno da 16.000, e vi assicuriamo che le differenze ci sono e sono sostanziali. Non è che parliamo di piccole differenze, indubbiamente sono differenze molto molto grandi, marcate, e che ci fanno dire vale la pena se avete e se potete spendere di più, perché se spendete di più o molto di più si sente decisamente meglio. Ma adesso sì. Però, ecco, riferito invece al diffusore, è importante sottolineare il fatto che questo diffusore qui,
messo in condizioni di esprimersi al meglio, cioè con l'amplificatore, purtroppo è triste dirlo, da 17.000 euro, ha sfoderato delle caratteristiche veramente impressionanti. Sì. Quindi stiamo parlando di un diffusore che secondo noi va serenamente in un impianto di fascia alta, perché quando ragioniamo di un amplificatore da 17.000 euro stiamo sicuramente ragionando di un impianto di fascia alta, senza alcun problema. E quindi vengo un po' a quelle che sono le mie considerazioni rispetto a queste casse, secondo me valgono di più del prezzo di listino. Sì. Cioè, se fossero costate 8.000 euro, io non avrei battuto. Non avrei detto costano troppo care. Sì, esatto. Questo probabilmente grazie al fatto che, siccome gli altoparlanti se li fanno loro, hanno un'economia di scala probabilmente diversa rispetto Sì. a un costruttore che li deve comprare. Questo non lo so esattamente, senza dubbio. Forse la rifinitura è molto bella, ma cioè è fatta molto bene, ma dal punto di vista estetico io mi sarei aspettato qualcosa di diverso, perché non è facilissimo abbinare questo tipo di design. Poi tu sei più bravo Sì, di me in queste cose. obiettivamente, ecco, io forse credo che il limite di questi diffusori non sia nelle caratteristiche tecniche, né sia nella loro resa dal punto di vista sonico, sia un po' in un'estetica che onestamente io non entro nel merito bello o brutto, sono questioni soggettive, però è un po' difficile da mettersi in un ambiente, diciamo, standard, perché questa quasi divisione a metà fra la parte lignea e la parte nero goffrato le rende un po' ostiche. Probabilmente con la finitura scura il salto di tonalità è minore, e magari risultano un po' più semplici da inserire. Comunque io sintetizzerei con un singolo aggettivo che è matericità. Sono materiche, cioè hai proprio la sensazione, qualsiasi sia l'amplificazione, Sì. Scalato in modi diversi, che lo strumento, che l'interprete sia proprio di fronte a te perfettamente a fuoco, sempre con grande spazio, grande aria, grandissimo respiro, e che non ci siano sbavature, non ci sono passaggi che non vanno bene, non ci sono generi che suonano bene e generi che suonano male. Sono proprio delle casse quasi monitor da questo punto di vista. Un'altra cosa che a me è piaciuta molto è stato il fatto che noi le abbiamo fondamentalmente posizionate in una posizione standard. Noi partiamo da una posizione standard, grosso modo, che ci siamo andati costruendo nel tempo per i diffusori a gamma intera, le torri, diciamo, e per i mini diffusori, e poi da lì facciamo degli aggiustamenti. Ma probabilmente, anche se le avessimo messe in una posizione sbagliata, questi diffusori hanno immediatamente generato una scena acustica ampia, coerente, una bellissima estensione anche al di là del diffusore, anche in profondità. Cioè, da questo punto di vista, nonostante poi il mobile sia un mobile a parallelepipedo, quindi non ci sono spigoli stondati o particolari ricercatezze, devo dire hanno una bellissima ricostruzione spaziale. Quindi a me viene da dire ai nostri amati follower: andatevele ad ascoltare, sono appena uscite, quindi forse nei negozi ci staranno. Arriveranno esatto. sì, settimane, credo. Però avendo questa Davis Acoustics, almeno per il territorio italiano, un distributore che ha dei punti di vendita sparsi su tutta la penisola, le si possono andare ad ascoltare, certo. Noi lo consigliamo sempre moltissimo. Sì, io lo sottolineavo solo per dire, vanno così bene che sono delle casse che è difficile che non piacciono. Ecco. Assolutamente. Bene, direi che abbiamo più o meno detto tutto. www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, seguiteci, grazie, perché sul sito state facendo un eccellente lavoro. Sì, grazie. Ciao.